Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Oggi scopriamo una serie di 6 figurine Liebig dedicate all'Odissea, pubblicate nel 1927. Naturalmente in sole 6 figurine non era possibile raccontare tutte le avventure, gli incontri e le vicissitudini del lunghissimo viaggio di Ulisse per tornare a casa. Gli autori dovettero quindi compiere una selezione scegliendo alcuni degli episodi più celebri e facilmente riconoscibili del poema. Leggeremo le descrizioni originali riportate sul retro delle 6 figurine, collegando tra loro gli episodi per ricostruire il lungo viaggio dell'eroe. Grazie all'intelligenza artificiale sono state create delle immagini per i collegamenti. La guerra di Troia è terminata. Dopo 10 anni di combattimenti, i greci possono finalmente fare ritorno nelle loro terre. Ulisse, re di Itaca e ideatore del celebre cavallo di legno, parte insieme ai suoi compagni. Il viaggio, tuttavia, si rivela fin dall'inizio lungo e pericoloso. Uno dei primi episodi scelti dalla serie è l'incontro con Polifemo, il più celebre tra i ciclopi. Fuga dall'isola dei ciclopi. Dopo la caduta di Troia, resa possibile dall'uso del famoso cavallo di legno ideato da Ulisse re di Itaca, i greci rientrarono nelle loro terre. Ulisse, imbarcatosi coi suoi uomini, giunge presso i ciclopi, giganti con un solo occhio in mezzo alla fronte. Il capo di essi, Polifemo, figlio di Nettuno, li fece prigionieri e cominciò a divorarne 2 ogni giorno. Ulisse, per salvare sé e i suoi, cavò a Polifemo, mentre questi dormiva, l'unico occhio, allontanandosi poi coi suoi navigli. Polifemo tentò di far naufragare i fuggitivi, gettando verso la nave dei macigni, ma a causa della sua cecità non la poté raggiungere. Allora pregò Nettuno perché lo vendicasse. E Nettuno, dio del mare, perseguitò accanitamente Ulisse ed i suoi compagni, che si poterono salvare soltanto mercé la protezione di Minerva, dea della sapienza e figlia di Giove. Da questo momento Nettuno perseguiterà Ulisse, rendendo il suo ritorno sempre più lungo e difficile. Dopo nuove peregrinazioni e nuove tempeste, l'eroe e i suoi compagni approdano sull'isola della maga Circe. Circe accoglie i compagni di Ulisse e, servendosi dei propri incantesimi, li trasforma in maiali. Ulisse decide di affrontare la maga per liberarli. Prima di raggiungere la sua dimora, però, riceve l'aiuto del dio Mercurio, il messaggero degli dei. Mercurio presenta a Ulisse l'erba miracolosa. Una furiosa tempesta, scatenata per volere di Nettuno, getta Ulisse ed i suoi compagni sull'isola della celebre maga Circe, che, allo scopo di trattenere presso di sé Ulisse, di cui erasi invaghita, convertì in maiali tutti i suoi uomini. Ma Minerva, per il tramite di Mercurio, messaggero degli dei, manda ad Ulisse un'erba miracolosa, con l'aiuto della quale egli può vincere gli incantesimi della maga e restituire i suoi compagni alla primitiva forma. Quando giunge il momento di riprendere il viaggio, la maga lo mette in guardia contro i molti pericoli che incontrerà sul mare. Tra questi vi è il canto irresistibile delle sirene. Le sirene attirano i naviganti con il loro canto dolcissimo, conducendoli verso gli scogli e verso la morte. Ulisse desidera ascoltare quel canto, ma sa che deve proteggere se stesso e i suoi uomini. Escogita quindi uno degli stratagemmi più celebri dell'intera Odissea. Passaggio davanti alla roccia delle sirene. Nel lasciare l'isola di Circe, questa mette in guardia Ulisse contro i pericoli che gli insidieranno durante il tragitto e principalmente contro le sirene, mostruose creature metà donna metà pesce, con 2 code rivolte all'insù, le quali, coi loro canti dolcissimi, avrebbero attirato i naviganti verso gli scogli, dove il loro legno si sarebbe infranto,
e gli uomini divorati dalle sirene stesse. Ulisse, per combattere tale pericolo, fece turare con la cera le orecchie dei suoi uomini e si fece egli stesso legare solidamente all'albero maestro, e fu così che essi poterono passare sani e salvi dinanzi agli scogli fatali. Superato anche questo pericolo, il viaggio continua attraverso altri luoghi insidiosi. Ulisse e i suoi uomini passano fra Scilla e Cariddi e raggiungono la Trinacria. Qui però i compagni commettono un sacrilegio, spinti dalla fame uccidono alcuni buoi sacri. La punizione divina è terribile. Una tempesta distrugge la nave e provoca la morte di tutti i compagni di Ulisse. L'eroe, rimasto solo, viene trascinato dalle acque fino all'isola di Ogygia, dimora della ninfa Calipso. Ulisse costruisce la zattera per ritornare al suo paese. Dopo essere passati fra Scilla e Cariddi, i nostri eroi gettano l'ancora lungo le coste dell'isola Trinacria, sul cui suolo, spinti dalla fame, si permettono di uccidere alcuni buoi sacri. La vendetta degli dei è fulminea e terribile. In una spaventosa tempesta la nave è inghiottita dai flutti e tutti periscono, eccezione fatta per Ulisse, che viene gettato sulle coste dell'isola di Ogygia, dove la ninfa Calipso trattenne il naufrago per ben 7 anni. Infine, per intercessione degli dei, essa procurò ad Ulisse il necessario per costruire una zattera, nonché dei viveri affinché potesse riprendere il mare per ritornare ai suoi lidi. Ulisse torna così sul mare, ma Nettuno non ha ancora placato la propria collera. Il dio scatena una nuova tempesta che distrugge la fragile imbarcazione. È a questo punto che interviene Ino Leucotea. Ino era il suo nome da mortale. Dopo essere divenuta una divinità marina, assunse il nome di Leucotea, che significa letteralmente dea bianca. Ulisse è salvato dalla ninfa Ino Leucotea. Ma Nettuno non ha perdonato. Ancora una volta una furiosa tempesta distrugge la zattera di Ulisse, e questi sarebbe senza dubbio perito senza l'aiuto della ninfa Ino. Infatti essa sorse in tempo dai flutti e consegnò al naufrago un velo magico che gli permise di galleggiare e guadagnare la riva. Qui venne raccolto dai Feaci, che lo aiutarono a raggiungere la fine del lungo viaggio, Itaca, la sua patria. Dopo 20 anni di assenza, Ulisse può finalmente rivedere Itaca. Il suo ritorno, tuttavia, non conclude immediatamente le sue prove. Durante la sua assenza, la reggia è stata occupata dai Proci, i nobili pretendenti che aspirano a sposare Penelope e a impadronirsi del regno. Ulisse entra allora nella propria casa, sotto le sembianze di un mendicante, e attende il momento opportuno per rivelare la propria identità. Penelope, ancora fedele al marito, escogita una prova per scegliere il proprio futuro sposo. Promette di sposare l'uomo capace di tendere l'arco di Ulisse e di scagliare una freccia attraverso gli anelli di 12 accette disposte una dietro l'altra. Nessuno dei proci riesce nell'impresa. Soltanto il misterioso mendicante è capace di tendere l'arco. Prova dell'arco di Ulisse. 20 anni sono trascorsi dalla partenza di Ulisse e 10 dalla caduta di Troia. Tutti i capi dell'esercito greco sono ritornati da lungo tempo e la mancanza di Ulisse fa dubitare della sua perdita. La sua casa, dove la fedele Penelope sempre spera e attende, si empie di pretendenti alla mano della presunta vedova che, al fine, costretta a scegliere un nuovo sposo, promette di sposare colui che, usando l'arco di Ulisse, riuscirà a far passare una freccia attraverso gli anelli di 12 accette messe una dietro l'altra. Nessuno dei proci, pretendenti alla mano di Penelope, riesce a tendere l'arco, donato a Ulisse da Ifito, quando ecco si presenta un mendico il quale chiede di tentare la prova. Superata questa, il mendicante, che non era altri che Ulisse,
si fece riconoscere e con l'aiuto del figlio Telemaco e di Minerva uccise tutti i proci e trascorse giorni felici fino alla morte nella sua patria insieme alla fedele consorte. Si conclude così questa piccola Odissea illustrata, pubblicata nel 1927 e presentata in modo diverso. Grazie per aver seguito questo viaggio tra mito, letteratura e collezionismo. Vi aspetto sul canale Il Diario di un Musicista Musicologo per scoprire insieme altre testimonianze del passato tra musica, teatro, arte e letteratura.